Sai, quella sensazione dopo aver riordinato una stanza, svuotato un armadio o semplicemente fatto pulizia sulla scrivania? Quella sensazione di sentirti bene, non solo fuori ma anche dentro. Quella leggerezza, quella chiarezza mentale, come se insieme alla polvere avessi spazzato via anche un bel po' d'ansia. E non è un caso. E non è neanche solo una reazione psicologica al vivere in un ambiente più ordinato. C'è qualcosa di molto più profondo. Quello che forse non sai è che questa ricerca di meno è il punto di incontro tra un trend moderno che chiamiamo minimalismo e un'antica saggezza orientale, il buddismo. E no, non parlo di religione o di ritirarsi in un monastero, parlo di un'idea pratica, quasi spietata nella sua semplicità, che entrambe le correnti condividono. La via per la libertà e la felicità non passa dall'aggiungere, ma dal togliere. In questo video ti parlo di come un'antica filosofia e una tendenza moderna siano in fondo due facce della stessa medaglia, due percorsi che portano alla stessa liberazione dal caos, sia fuori che dentro di te. E ti dimostrerò che molto probabilmente, nel tuo piccolo, stai già attingendo a questa saggezza senza nemmeno saperlo. Partiamo da una verità scomoda. La tua casa, la tua scrivania, il tuo armadio sono una mappa della tua mente. Ogni oggetto fuori posto, ogni cassetto che esplode, ogni pila di carte che non hai il coraggio di affrontare è più di un semplice disordine. È una sorta di ronzio di fondo costante per il tuo cervello. Pensa a quella sedia in camera, quella su cui accumuli i vestiti che non hai voglia di mettere a posto. Ogni volta che la guardi, il tuo cervello registra un micro compito non finito. Pensa invece a quell'armadio pieno di roba che non metti da anni. Ogni volta che lo apri, sei costretto a sprecare energia mentale per navigare tra opzioni inutili prima ancora di iniziare la giornata. Ricerche in ambito psicologico hanno mostrato che vivere in un ambiente disordinato può aumentare i livelli di cortisolo, il famoso ormone dello stress. Un ambiente caotico costringe il nostro cervello a elaborare continuamente stimoli superflui, generando una sorta di sensazione di sopraffazione e ansia. Non è un caso se ci sentiamo mentalmente sfiniti in una stanza incasinata. Ogni oggetto è un'informazione in più da processare, una decisione rimandata, un ricordo a cui siamo incatenati. Ed è qui che il buddismo ci offre una diagnosi spietatamente pragmatica della sofferenza umana. Uno dei suoi concetti cardine è l'attaccamento. L'idea, cioè, che la nostra infelicità non derivi tanto dagli eventi, quanto dal nostro aggrapparci alle cose, alle persone e persino alle idee, come se queste fossero eterne. Quella collezione di oggetti che tieni in cantina perché, non si sa mai, i vestiti di 3 taglie che conservi, nel caso in cui dimagrissi, i regali di persone che non fanno più parte della tua vita, non sono solo cose, sono la manifestazione fisica dell'attaccamento. Il buddismo insegna che aggrapparsi a ciò che per sua natura transitorio genera inevitabilmente sofferenza. E il disordine quindi non è un problema logistico, è la rappresentazione fisica di un disordine mentale, un groviglio di attaccamenti che ci tiene prigionieri del passato e ansiosi per il futuro. Liberarsi di un oggetto in quest'ottica non è un semplice atto di pulizia, è un atto di liberazione mentale e dire a te stesso «non ho bisogno di questo per essere felice, per sentirmi al sicuro o per definire chi sono». È in piccolo una sorta di esercizio pratico di non attaccamento. A questo punto potresti pensare, ok, bella la filosofia, ma io volevo solo sapere perché mi sento bene dopo aver pulito. Perfetto, perché è proprio qui che il minimalismo moderno entra in scena, come una sorta di ponte tra questi due concetti antichi e la nostra vita di tutti i giorni. Il minimalismo, così come lo conosciamo oggi, non è altro che una versione laica e pragmatica di alcuni principi che affondano le radici nella filosofia zen. Certo, il buddismo è un universo spirituale vastissimo che include meditazione, karma, sentiero verso l'illuminazione, ma se guardiamo a un suo principio chiave, quello della riduzione del superfluo, vediamo una somiglianza incredibile. La frase «ama le persone e usa le cose perché il contrario non funziona mai» riassume perfettamente questo pensiero. Passiamo all'immagine quasi archetipica del monaco zen. Possiede solo una tunica e una ciotola. L'obiettivo non è la povertà fine a se stessa, ma la massima riduzione delle distrazioni per poter dedicare ogni energia alla ricerca interiore. Il minimalismo applica lo stesso principio alla nostra vita. Meno cose da pulire, da riparare e da organizzare significano più tempo, più soldi e più spazio mentale per ciò che ci dà vera gioia, come le esperienze e le relazioni. Una tra le tante filosofie giapponesi che dal mio punto di vista lega magnificamente riordino e benessere è il Dan Sha-Ri, che è stato ideato da Hideko Yamashita ed è ispirato ovviamente anch'esso allo Zen.
Questo concetto si basa su 3 semplici passaggi. 1. Done, rifiutare, bloccare l'inutile all'ingresso. È come dire no al gadget gratuito, resistere all'acquisto d'impulso solo perché qualcosa è in saldo. È una sorta di filtro di consapevolezza che applichi prima che un oggetto diventi un tuo problema. 2. Sha, gettare. Questo è il decluttering vero e proprio. È il processo attivo di guardare ciò che già possiedi e chiederti: mi serve? Lo uso? Mi dà gioia? Se la risposta è no, via. Si tratta di liberare lo spazio fisico. 3. Separarsi. Questo è il livello più profondo, quello che si connette direttamente al buddismo. Significa distaccarsi dal desiderio ossessivo per le cose. Capire che il tuo valore e la tua felicità non dipendono da ciò che possiedi. È la pace che arriva quando capisci di avere già abbastanza. Visto così, il metodo di Marie Kondo che ci invita a tenere solo ciò che scatena la gioia non è una semplice tecnica di riordino, ma è un esercizio di mindfulness applicata agli oggetti. Ti costringe a prendere in mano ogni cosa e a connetterti con la sensazione che ti provoca. È una sorta di meditazione in movimento. Se il legame tra oggetti e mente ti sembra ancora un po' astratto, parliamo dell'ambito in cui diventa dolorosamente concreto: le relazioni passate. Quanti di noi conservano oggetti legati magari a persone che ci hanno ferito o a versioni di noi stessi che non ci rappresentano più? La scatola con le foto di un ex, il regalo di un amico con cui abbiamo litigato, i vestiti che indossavamo in un periodo infelice della nostra vita. Questi non sono oggetti inerti, sono ancore emotive che ci tengono legati a un passato che forse stiamo cercando disperatamente di superare. Ogni volta che li vedi, una piccola parte del tuo cervello riattiva quelle emozioni, quei ricordi e quindi quella sofferenza. Fare decluttering di questi oggetti è uno degli atti più potenti di autoaffermazione che esistano. Buttare via le foto di un amore finito non significa cancellare il passato, ma decidere di non permettergli di occupare spazio nel tuo presente. Significa dire: grazie per la lezione, ma ora scelgo di andare avanti. È un rituale di chiusura per reclamare il tuo spazio fisico e mentale. Questo è ciò che il buddismo definirebbe un atto di rinuncia abile. Non si tratta di privarsi di qualcosa per il gusto di farlo, ma di liberarsi da ciò che ci causa danno. In questo caso il danno è rivivere un dolore che non ha più motivo di essere qui e ora. Il minimalismo ci insegna anche che, riducendo le distrazioni emotive, abbiamo più energia da dedicare alle persone a cui teniamo davvero, rendendo di fatto le nostre relazioni attuali più profonde. Liberarsi di un oggetto zavorra è come smettere di grattare una ferita che sta cercando di guarire. All'inizio può fare un po' male perché l'attaccamento è forte, ma subito dopo arriva una sensazione di leggerezza e di potere immensa. Hai appena dimostrato a te stesso che la tua felicità non è legata a un ricordo, ma è nelle tue mani oggi. Se mentre ti parlavo ti è venuto in mente un cassetto, una scatola, un angolo della casa che ti sta appesantendo, forse questo è il momento di agire. Non devi rivoluzionare tutto oggi, ma c'è un oggetto, anche solo uno, che sai di dover lasciare andare? Scrivilo nei commenti qui sotto, non per me, ma per te. Metterlo nero su bianco è il primo passo per trasformare un'intenzione in un'azione liberatoria. E se questo viaggio nella leggerezza ti interessa, iscriviti al canale così non ti perdi i prossimi passi. Il bello di questa filosofia è che non richiede grandi stravolgimenti, richiede solo un piccolo passo. Non pensare di dover svuotare la casa questo weekend, l'idea ti paralizzerebbe giustamente. Inizia dal piccolo, inizia dal minuscolo. Scegli un cassetto, uno solo, quello delle cianfrusaglie in cucina che tutti abbiamo, svuotalo. Butta le penne che non scrivono, gli elastici rotti, i menù di 3 anni fa. Pulisci il fondo e rimetti dentro solo le cose che hanno un'utilità reale. Ci vorranno solo 10 minuti, ma in quei 10 minuti sperimenterai tutto ciò di cui abbiamo parlato. Ordine fisico che si traduce in chiarezza mentale, la soddisfazione di aver preso delle decisioni e la sensazione di un controllo su un piccolo angolo del tuo mondo. Oppure prova con il digitale. Quante icone inutili hai sul desktop? Quante newsletter che non leggi mai intasano la tua mail? Dedica 5 minuti a cancellarle. È lo stesso identico principio: meno rumore visivo, meno sovraccarico mentale. Questo piccolo esperimento ti servirà a provare sulla tua pelle la sensazione di liberazione. Quella sensazione è la tua migliore motivazione. Sarà quella a darti la spinta per passare un giorno a uno scaffale e poi a un armadio, senza fretta, un oggetto alla volta. Alla fine, minimalismo e buddismo sono 2 etichette per la stessa profonda verità. La felicità non si trova nell'accumulo, ma nella selezione. Non è una filosofia di privazione, ma di liberazione. Liberazione dallo stress del disordine, dall'ansia del consumismo
e dal peso del passato. Si tratta fondamentalmente di smettere di riempire la nostra vita di cose sperando che queste ci rendano felici e di iniziare a svuotarla da tutto ciò che ci impedisce di esserlo. Che tu lo chiami decluttering, minimalismo, pratica di non attaccamento, il risultato è lo stesso: più spazio, più tempo, più pace. Quindi, la prossima volta che riordini la tua stanza, non pensare che stai solo facendo pulizia, stai meditando, stai praticando una filosofia millenaria, stai liberando te stesso. La domanda finale, quindi, non è di cosa ho bisogno per essere felice, ma è una domanda molto più potente: di cosa posso fare a meno per essere finalmente libero?